Salute a tutti! Questa sera faremo, a mo' di tutorial, un'altra ricetta facile, veloce e gustosissima. Quello che ci occorre sono un coltello, della carne di manzo, una patata lessa, tonno, un limone non trattato e alcune albicocche. Ora vi farò vedere. Innanzitutto bisogna preparare la punta di petto, e non è di vitello questo ma è di manzo, a mo' di tasca. Una volta fatto questo, mettiamo la carne da parte, prendiamo la patata e andiamo a preparare il nostro ripieno. Quindi mettiamo la patata qua, ci mettiamo il tonno che io generalmente, scoliamo l'olio, preferisco questo in tranci, costa un po' di più, però effettivamente il sapore è migliore. Con un coltellino lo mettiamo dentro a formare l'impasto. Lo sminuzziamo con le mani, che sono l'attrezzo migliore che c'è in commercio, e mischiamo in modo tale da ottenere una sorta di amalgama. Quando siete soddisfatti, secondo me manca un po' di tonno. Ancora un po', senza fretta, tanto non ci corre dietro nessuno. Ok, quando il composto sembra abbastanza omogeneo, ci puliamo le mani e cominciamo a riempire la nostra tasca. Prendiamo la nostra tasca, io la salo dall'interno, dopo dall'esterno non c'è bisogno. Ok, fate andare il sale bene dappertutto, anche con la mano, e cominciamo a inserire la nostra... stavo scordando, mettiamo un pezzettino di scorza di limone non trattato, ecco, 3-4 pezzetti, non di più. Giriamo, che dà profumo. Cominciamo a riempire, sempre con l'attrezzo più comodo che esiste, le mani. Mandate bene dentro. Bene. Questa è una dose, diciamo, per 3-4 persone. Certo che se questo è piatto unico, magari solo per 2, o se uno ha molta fame se lo mangia pure da solo, dipende. Quindi regolatevi in base a quanta carne usate. Questa, diciamo, sono circa 7 etti di carne, e il ripieno, insomma, tutto dipende. Non è che posso dire ci mangiano 20 persone, mangia una persona sola. Ecco qua. Poi ce la mettiamo tutta, tanto non è moltissimo. Ok. Adesso bisogna cucirlo, vi faccio vedere come. Con uno stuzzicadente di quelli grandi, tipo quelli d'arrosticino, con il coltello fate una tacca
molto netta, tagliando circa metà del legno. Si prende un pezzo di filo e quello che mi serve a me lo genero nuovo ogni volta, che c'è da una parte c'è il vantaggio che non va lavato. Ecco, fatto così procedete a fare questo lavoro che io già ho fatto per praticità. Chiudete tutto quanto, alla fine viene questo lavoro qua, una carne suturata perfettamente come un lavoro di chirurgo plastico. Ora andiamo a chiudere, a cauterizzare questa carne su una padella o una piastra rovente e poi vi faccio vedere come la cuciniamo. Abbiamo acceso la nostra piastra e ci poniamo sopra la carne. Sentite che sfrigola, questa la togliamo perché ci servirà tra un po'. Io uso la piastra perché gli dà queste grigliatine che anche a livello estetico donano. Rostificare e avere la piastra più calda possibile. Nel frattempo noi andremo a cuocere in questa pentola e ci mettiamo dell'olio d'oliva. Questa è una pentola di terracotta che per fare questi lavori è eccezionale, non profusa. Anche un po' di flambè che non guasta. Ok, cerchiamo di voglio sbloccare anche la parte cauterizzata col filo. E poggio la carne nuovamente sul tagliere. Questa la levo, che ci dà fastidio. Poggio lì sul magno, non è un problema. E rimetto tutto qua. Così vi faccio vedere. Metto intanto la pentola sul fuoco e prendo le albicocche che avete visto prima sul tavolo e le pongo e le metto nella pentola, le spacco a metà e le disosso e le comincio a mettere così. Questo dopo li raccolgo. Bene, una volta messe le albicocche le lasciamo andare per qualche minuto. No, cappano, la luce sì. E aspettiamo. Una volta che le albicocche cominciano a cuocersi, preparatevi la carne, aiutandovi con una pinza o qualcosa perché sono roventi, le spostate tutte da una parte e inserite la carne, anche con le mani la carne si è freddata. Dopodiché mettete le albicocche sopra la carne in modo tale che rilascino i loro succhi. Bene,
mettete una dose generosa di vino rosso. Io consiglio di mettere un buon vino, perché lo dovete mangiare, quindi se ha il sapore è sgradevole, è una falsa credenza quella di mettere il vino cattivo, di usare il vino cattivo per cucinare. Il vino deve essere buono anche per cucinare, perché poi comunque alla fine non lo bevete ma lo mangiate. Se il sapore è cattivo viene male. Ok, quindi fatto questo, continuate a mettere un po' di albicocche sopra il più possibile. Facciamo evaporare l'alcol contenuto nel vino a fuoco alto e aggiungiamo una dose di acqua. Fino a quando tutte le albicocche che sono rimaste fuori dalla carne sono coperte dall'acqua. Ora lasciatelo così con il suo coperchio per almeno un'oretta. Una volta cotto lo prendiamo e lo posizioniamo, adesso è bollente ma comunque vediamo e vediamo come è venuto. Andrebbe fatto un pochettino raffreddare, però diciamo che tenerissimo, si taglia come un grissino. Eccolo qua, la cottura è perfetta. Adesso assaggiamo anche come è venuto. Prendiamoci un po' di succhetto con l'albicocca e lo mettiamo sopra. Guardate che colori, è speciale. Certo, sta a 12.000 gradi, ma eccezionale, esplode in bocca. Provate a farla questa ricetta, è veramente eccezionale. Mettete like al video per forza, perché è buonissima, commentate e provate a rifarla e fatemi sapere com'è venuta. Iscrivetevi al canale. Ciao.